per la serie a volte ritornano. Eccoci qui di nuovo su Emakotov, il mio canale YouTube. Mi dovete scusare, ogni tanto non è tanto questione di tempo, è questione anche di voglia, quindi se c'è qualche argomento interessante di cui parlare, dialogare tra noi, io mi rifaccio vivo. Oggi parleremo di uno dei film più controversi della filmografia di Bruce Lee, per tutta una serie di motivi che adesso andremo a vedere insieme nel dettaglio. Nel 1972 Bruce Lee iniziò la lavorazione di Game of Death, in Italia si chiama L'ultimo combattimento di Chen. Girò in quegli anni un centinaio di minuti, alcuni di questi estratti sono stati poi integrati nel film di montaggio di quell'epoca uscito postumo di Robert Close, e le sequenze sono quelle del combattimento finale che conoscete abbastanza bene. Era un film molto ambizioso per Bruce perché oltre ad essere il suo quarto film d'azione era il suo secondo film come regista, quindi si impegnò moltissimo, ma prima di continuare la lavorazione, avendo iniziato poi le riprese dei combattimenti finali, si interrompe la lavorazione perché viene contattato dalla Warner per un progetto assai più ambizioso che lo avrebbe lanciato nell'Olimpo delle star mondiali, e quel film si chiamava Enter the Dragon. Come molti sapranno, prima che uscì Game of Death, la prematura morte di Bruce non permise di completare la lavorazione dell'ultimo combattimento di Chen, di Game of Death, e quindi rimane tutt'oggi uno dei film più controversi perché è stato lavorato, rimaneggiato varie volte nel corso degli anni per cercare di arrivare al prodotto finale che Bruce in qualche modo aveva pensato ma che non ha mai riuscito a completare. Come accennavo prima, alcune scene di questi 100 minuti famosi le avete conosciuti, almeno alcuni di voi lo conosceranno per il film di Robert Close, quel sorta di documentario Tagli e cuci che uscì nel 1978 postumo per sfruttare in qualche modo anche la morte e il nome di Bruce Lee che si era venuto a creare, ma mancava ancora qualcosa per quegli 11 minuti in particolare, quindi veramente pochi, non potevano in qualche modo ridare il film che Bruce aveva pensato e che voleva in qualche modo regalare al suo pubblico. Quindi fino a quel momento il prodotto di Robert Close era il materiale, quello conosciuto dal pubblico, ma 20 anni dopo, grazie a Bey Logan, marzialista, scrittore, critico cinematografico di film arti marziali, che in quel periodo lavorava per la Golden Harvest, riuscì a mettere mano ai 100 minuti famosi di girato e soprattutto anche alle note di regia di Bruce originali che aveva John Little, ovvero lo scrittore e il biografo ufficiale della famiglia di Bruce Lee. Quindi grazie a questo materiale in cui era venuto in possesso riuscirono anzi due progetti legati ulteriormente a Game of Death, dove dagli 11 minuti che si conoscevano dal 78 ne vengono utilizzati almeno una mezz'oretta, quindi un 30 minuti. Arriviamo quindi ai giorni nostri con Alan Canvan, un regista appassionato di Bruce Lee che entra in gioco, che ha rimaneggiato ulteriormente tutto questo materiale per cercare di trovare un taglio personale sempre più vicino al pensiero che era originariamente quello di Bruce, e questo progetto ideato da lui, finanziato da lui da quanto si riesce a capire, ha messo insieme un team di professionisti, di montatori, anche di persone che avevano lavorato all'epoca anche al materiale originale per cercare appunto di arrivare al prodotto più fedele possibile. Questo progetto si chiama Game of Death Redux, un titolo abbastanza altisonante che vi potrà ricordare un'operazione analoga a quella di Apocalypse Now. Quindi dopo questo preambolo, questa introduzione che ho fatto soprattutto per alcuni di voi che magari non conoscono l'ultimo combattimento di Chen, non si sono imbattuti in passato nel film di Robert Close o ha visto poi il documentario, il film di montaggio che sono stati in qualche modo distribuiti anche da noi, vediamo insieme il trailer che proprio Alan ha realizzato per pubblicizzare questo progetto Game of Death Redux, e vediamo un po' anche il restauro dell'immagine, cosa è stato introdotto, le musiche. Legend has it that man's greatest fear dwells in that temple.
The game of death is as old as time itself. Have your men stay as far away from the stairway as possible. Many attempt the challenge. Few survive. I don't let the word death bother me. What are you waiting for? I too am not afraid of death. I hope you don't mind us moving our man so that the two of us will have more room to groove. Written and directed by Bruce Lee. Beh, come sapete bene, è sempre stata Game of Death la chimera dei vari film, il film più leggendario, no? Per cercare di arrivare al prodotto più fedele che poteva essere nella mente di un artista come Bruce prima che la morte ce lo strappasse prematuramente. Quindi, che dire, questo sembra l'ennesimo progetto che possa essere nobile o di qualità, lo vedremo. Non so sinceramente che tipo di distribuzione avrà, probabilmente verrà legato a qualche cofanetto, a qualche collezione ulteriore dei film restaurati di Bruce. Non credo che avrà una distribuzione tradizionale nelle sale, non lo so, poi staremo a vedere se ho qualche novità, magari ve lo metto sotto al video. Ecco, nel momento in cui sto realizzando il video mi sono informato meglio per quanto riguarda la diffusione del prodotto in questione di Game of Death Redux. La prima versione, quindi la Game of Death Redux 1.0, lo trovate, come avevo già ipotizzato, nel cofanetto Bruce Lee Greatest Hits Collection editato dalla Criterion, e quindi inedito da noi in Italia come sempre, mentre questo trailer che abbiamo visto è la pubblicità della versione 2.0, quindi con varie migliorie sotto vari aspetti che poi bisognerà informarsi bene, e che però ancora in sospeso per quanto riguarda la distribuzione. Prima di lasciarvi vi do un consiglio, almeno per le persone che si sono avvicinate da poco a Bruce Lee, se l'hanno sentito nominare e vogliono approfondirlo. Non ascoltate il sottoscritto, ma andate direttamente nel canale di Lorenzo De Luca, che è un saggista, sceneggiatore italiano e soprattutto una delle massime autorità per quanto riguarda Bruce Lee e il cinema di Hong Kong. Quindi non rimanete fossilizzati sul sottoscritto, e soprattutto, appunto, se volete approfondire la figura di Bruce Lee e tutti i dettagli intorno al suo mondo e la sua arte, lui sicuramente è una voce autorevolissima. Detto questo, niente, ci rivediamo sempre qui al prossimo video e ci risentiamo nella sezione commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e spero vi verrà la voglia di mettere nuovi contenuti in futuro. Bye bye!